Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di giugno 2023. Wow, imperatore e giudizio, ragazzi. Devo dire che con la carta dell'imperatore si parla di stabilità, si parla di contratti, magari per qualcuno fa riferimento a una casa, e il giudizio è una carta che parla di presa di consapevolezza, di nuova, di rinascita letteralmente. È come se ci fosse un nuovo inizio, amici del Leone. Magari per qualcuno una nuova casa, un nuovo contratto, un nuovo tipo di relazione più stabile, più solida. E non vi nego che per qualcuno il giudizio fa riferimento a una telefonata, una chiamata, una notizia che potrebbe arrivare. Vi dirò, essendoci l'imperatore, per qualcuno fa riferimento anche a un padre, Magari qualcuno scopre che diventerà papà. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Ragazzi, io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, vi spiega le linee di tempo, gli ascendenti, è interessante, è una guida. Poi trovate anche il link della sezione riservata agli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 10 di pentacoli, un fante di pentacoli. Ok. Quindi due carte di pentacoli di terra, vi ricordo che qui avete l'imperatore che parla anche di concretezza, di potere materiale proprio, è un imperatore in effetti. Matto, 7 di bastoni, 8 di spade, vediamo che altre carte ci danno, 8 di pentacoli e 6 di spade. Ragazzi, direi che iniziamo molto molto bene. Il 10 di pentacoli è una carta di contratti, di nuovo, come l'imperatore. È una carta che parla, scusate, di riconoscimenti economici, di famiglia stabile, di famiglia consolidata, di famiglia anche allargata molte volte. È come se, perché il 10 di pentacoli, appunto, essendo un 10, è anche una carta di raggiungimento di un risultato, di raggiungimento di un obiettivo. E poi abbiamo questo fante di pentacoli che è come se c'è anche il matto, tra l'altro, è come se ci dicesse che c'è voglia o c'è aria di qualche cosa di nuovo, di un nuovo progetto magari, di un nuovo modo di vivere la relazione, considerato l'obiettivo e il risultato dal quale si parte. Però ecco, abbiamo poi anche questo 7 di bastoni. C'è qualcosa, c'è qualcosa o da cui vi dovete difendere o da cui vi state difendendo, che non vi giova, diciamo così. Terminiamo poi con un 8 di spade, l'8 di pentacoli e il 6 di spade e lo andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso andiamo a spiegare il 10 di pentacoli. Allora, 9 di spade, fante di bastoni e regina di denari. Guardate, se siete già in una relazione e per caso avete raggiunto questo risultato, come la sensazione che ci sia un figlio all'interno magari di questa coppia, di questa nuova famiglia creata, ma che non sia esattamente il vostro. Può essere che sia il figlio del vostro compagno
o della vostra compagna e che ci sia questa esigenza di un figlio vostro. Ovviamente non risuona così per tutti, però se non fosse quello il vostro caso, com'è la sensazione che sì, è vero, avete raggiunto questo obiettivo, questa unione familiare, questo completamento, però un po' come la sensazione che vi manchi un po' di aria, perché il 9 di spade è una carta che dice che avete tante preoccupazioni. È come se pensaste di non essere in grado di gestire tutte le situazioni ehm, che vi si presentano in questa nuova famiglia, in questo nuovo gruppo. Può essere che ci siano anche tanti figli da gestire, vi dico. Andiamo avanti, vediamo il Fante di Pentacoli. Papa. Interessante perché il Papa è un'altra carta di contratti, wow, di ufficializzazioni, di... che interessante. Abbiamo un 9 di Pentacoli e il 5 di Pentacoli che sono esattamente l'uno all'opposto dell'altro. Qua abbiamo l'indipendenza economica, qua abbiamo la dipendenza economica. È come se ci fosse una sorta di soddisfazione personale da un lato, ma di perdita a livello materiale, che sì può essere economica, ma può anche essere di tempo per se stessi. È come se l'entrare in questa nuova dinamica, sì, sia appagante per certi versi, ma è come se qualcuno facesse fatica poi a trovare del tempo per se stesso o per se stessa o per i propri interessi o anche per la propria attività, perché qui poi abbiamo un 8 di pentacoli, quindi per qualcuno ha anche a che fare con l'attività lavorativa. Andiamo a vedere il matto. Quattro di pentacoli, il mago. È come se foste comunque contenti di quello che avete raggiunto, ma aveste bisogno di qualche cosa di più. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Avete comunque la carta del Papa, e per qualcuno parla di proprio qualche cosa di ufficiale a livello di contratto, anche di matrimonio. Può essere che qualcuno abbia paura di perdere la propria indipendenza a causa magari di un trasferimento, del fatto di andare a convivere piuttosto che di occuparsi della famiglia come insieme, anche quelli che non sono figli vostri, ipotesi. Ed è come se per qualcuno ci fosse il bisogno e la necessità di fare altro anche, di stimoli nuovi, di input nuovi, di dedicarsi un po' di più a se stessi. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo un 2 di bastoni e un 6 di bastoni al contrario. Sì, ripeto, c'è voglia di guardare al futuro con occhi nuovi, c'è voglia di novità, c'è voglia di avere di più, di essere riconosciuti di più, di avere più soddisfazione personale proprio, sia come persona sia come partner. Andiamo a vedere questo trio, andiamo a vedere l'otto di spade. Giustizia e forza. Quello che mi colpisce è che sia questa carta che questa hanno gli occhi bendati. Ragazzi, io credo che questo tipo di sensazione sia una vostra percezione, perché noi siamo i fautori con questa carta del mago della nostra realtà. Quindi si tratta di creare voi una realtà che sia sana per la comunità, dove sì, voi siate, scusate, dove sì siate capaci di creare anche uno spazio per voi, per quello che volete realizzare, per i vostri progetti, ma qui si tratta di togliersi la benda dagli occhi.
La carta della forza vi dice che ci vuole sostanzialmente forza di volontà per perseguire i propri obiettivi. Se voi siete in questa fase da 8 di spade, dove vedete tutto nero, dove vi sentite con le mani legate, dove fate anche un po' le vittime, o ci si sente vittime del tipo, però succede tutto a me, però questo non lo posso fare perché, forza di volontà, volere è potere. Se esistono queste frasi fatte è perché effettivamente funziona così. E vi dico che la potenza della mente che crea, già solo avere un'ottima intenzione e poi iniziare a fare qualche cosa per, già è l'80% del lavoro per ottenere quello che è il vostro obiettivo. La carta della giustizia, a parte che è un'altra carta di contratti, quindi che sia un contratto di matrimonio, che sia un contratto di una casa, che sia un contratto per ufficializzare, qui arriva ragazzi, io ve lo dico. Se per caso si trattasse di una vendita anche, se state aspettando di vendere una casa, sento che arriverà il contratto verso la metà di giugno. Però ecco, siete voi che dovete tagliare fondamentalmente con questo modo negativo di vedere le cose. L'otto di spade è sempre una carta che rappresenta un po' di nebbia mentale, non avete chiare le cose, non siete obiettivi, non siete giusti, non siete equilibrati nel modo di vedere e di valutare le cose. Ma perché? Perché vi manca forza di volontà, decisione, la grinta, sapete? E infatti avevate qui anche il fante di bastoni. È quello che vi dicevo, è un po' come se foste preoccupati della quotidianità e di non riuscire a fare tutto e tutto questo pensiero vi togliesse un po' di entusiasmo. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli, perché è un po' la sensazione che vi dicano di ricalibrare la vostra quotidianità. Abbiamo un 7 di bastoni nuovamente. E la morte. Come se vi dicessero smettete di trovare scuse, di difendervi nella quotidianità, di trovare scuse letteralmente. E smettetela di non sentirvi all'altezza, perché quando c'è la carta del mago e soprattutto una forza di propulsione come quella del matto, avete tutte le doti, le caratteristiche, le conoscenze, le risorse, gli strumenti, tutto quello che volete per creare la vostra realtà. Si tratta di co-creare con la mente, ma se voi avete una mente così, che realtà create? Difatti anche avere il 6 di spade qui alla fine è un po' come se vi dicesse staccatevi da certe idee. Avete la carta del giudizio, è come se vi dicessero fate un passo indietro e guardate la realtà da un punto di vista più ampio. Tenete presente che quando c'è il 6 di spade si parla sempre di credenze limitanti acquisite durante l'infanzia, di pensieri che in qualche modo incastrano, di questa sensazione di non essere mai abbastanza, di non sentirvi all'altezza. Andiamo a vederlo. Perché 6 di spade è anche una carta che parla proprio di allontanamento. E anche il mondo in realtà è una carta che parla di trasferimento. Se dovete vendere una casa per trasferirvi, ragazzi, lo otterrete. Ci sarà questa chiamata, questo contratto, questa regolarizzazione, questa ufficializzazione, questo cambio del vostro mondo. Il mondo è il completamento, il cambiamento, che sono sempre cambiamenti positivi e molte volte parla proprio di trasferimenti. Considerato che abbiamo questo 6 di spade che anche qui parla di allontanamento, diciamo dalla zona di origine, dalla zona dove si è vissuto fino a tanto tempo, oppure da un atteggiamento che può essere un atteggiamento di, come vi posso dire, un po' negativo, un atteggiamento che tende a voler controllare, perché ricordiamoci che se vogliamo sempre avere tutto sotto controllo, poi e i risultati non sono come quelli che noi ci aspettiamo, tendiamo a vedere più nero di quello che è, ma è solo il modo di porsi, il modo di vedere le cose che deve cambiare. E vedete, è un taglio che si fa giorno per giorno, quotidianamente, poco per volta, e piano piano, lasciandovi indietro tutti questi cattivi pensieri, queste credenze limitanti, queste limitazioni, vedrete che riuscirete a vedere le cose in modo più chiaro. Ragazzi, le previsioni per i single sono già uscite, sono online, le trovate nelle playlist del canale e le potete integrare con questa lettura. Andiamo a vedere un oracolo per terminare. Wow! Carta numero 4. L'imperatore è un numero 4.
Parla dei cicli della vita, di qualche cosa. Numero 4 è il numero che simbolizza la stabilità, la sicurezza, la casa a quattro pareti. C'è come un contratto. Tenete presente che la carta della giustizia parla anche di giustizia divina, come se ci fosse anche per qualcuno dei contratti a livello karmico. Giustamente avete anche il giudizio. È un ciclo di vita che riparte, dovete solo stabilire voi stessi che tipo di relazione, che tipo di vita, se non avete nessuno, o come è il vostro modo di gestire tutte le relazioni. Mm? Bene, amici del leone, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare meglio le energie del prossimo futuro. Fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate, se comunque vi è servito potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, ogni tipo di supporto per me è molto importante e voglio ringraziare tutte le persone che si prendono anche solo quel secondo per mettere like o per scrivere grazie nei commenti. Quindi grazie. Vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!